Bentornati sul canale. Oggi vi svelo tutte le impostazioni che vado subito a regolare appena prendo una nuova fotocamera. Ciao a tutti, io sono Enrico, qui sul canale porto dei contenuti per gestire meglio le vostre fotocamere e poi vi faccio vedere di volta in volta l'attrezzatura che compro per alimentare questa mia passione fotografica, per cui se i video che faccio vi possono piacere vi invito come sempre a iscrivervi al canale spuntando la campanellina, ma soprattutto a commentare, a mettere un like ai miei video e a seguirmi anche sugli altri canali social come Instagram e TikTok dove pubblico dei reel più brevi. Come sapete, quando si deve fotografare, avere un buon feeling con la propria macchina fotografica è fondamentale non solo per ottenere dei buoni risultati, ma anche per non perdere tempo nelle varie impostazioni, nei vari menu di volta in volta e potersi quindi concentrare su aspetti anche più divertenti e interessanti, come ad esempio la composizione oppure il cogliere il cosiddetto momento decisivo. È per questo che ci sono degli step e dei settaggi che faccio subito ogni volta che prendo una nuova macchina fotografica, impostazioni che voglio condividere con voi in questo video e che sono fondamentalmente delle regolazioni generali, universali, diciamo così, che possono essere applicate a ogni macchina fotografica di qualsiasi brand, perché sono impostazioni che possono variare da brand a brand nella forma, magari possono avere un nome leggermente diverso, possono trovarsi in una posizione diversa nel menu, ma fondamentalmente nella sostanza sono appunto generali e quindi possono essere applicate praticamente sempre. Numero 1, disabilitare lo scatto senza memory card. Sembrerà assurdo, ma questa è la prima cosa che faccio appena compro una macchina fotografica, perché ho constatato che praticamente su tutte le macchine fotografiche è presente questa opzione e non solo, di default è sempre abilitato lo scatto senza memory card. Quindi secondo me questa è una cosa fondamentale da cambiare, perché prima o poi capiterà sempre che prendiamo la macchina fotografica e in realtà ci siamo dimenticati magari la scheda SD ancora vicino al computer, e quindi se questa opzione è attivata rischiamo di iniziare a scattare come non ci fosse un domani, per poi accorgerci alla fine del nostro shooting che la card non era inserita e quindi praticamente che non abbiamo salvato nessuno degli scatti che abbiamo fatto. Numero 2, tipo e qualità dei file da salvare. Subito dopo essermi accertato che la mia macchina fotografica non scatterà mai se non ha una scheda SD inserita, vado a impostare la tipologia e la qualità dei file da salvare. Per tipologia io scelgo sempre di salvare RAW più JPEG. Il RAW ovviamente lo salvo perché faccio la post produzione sistematica degli scatti che mi piacciono di più, quelli che ritengo riusciti meglio, più importanti e che poi soprattutto andrò a stampare, perché a me piace molto stampare, ma allo stesso tempo voglio sempre salvarmi anche i JPEG per avere qualcosa di pronto, immediato, magari anche da trasferire velocemente tramite app sullo smartphone e condividere poi con le persone interessate. Per quanto riguarda invece la qualità dei file da salvare, per i JPEG dovete scegliere praticamente se salvare in sRGB o Adobe RGB. Se i vostri file sono destinati prevalentemente ad un uso social o ad essere riprodotti comunque su smartphone o su monitor, quindi dispositivi video, potete anche scegliere il formato sRGB. Se invece volete fare un minimo di post produzione o magari pensate anche di stampare i vostri JPEG, allora è conveniente adottare il formato Adobe RGB. Per quanto riguarda invece la qualità dei RAW, le macchine fotografiche oggi permettono non solo di salvare il RAW compresso o non compresso, ma permettono anche una compressione lossless, quindi senza perdita dei dati, anzi la Sony permette addirittura 3 gradi di compressione lossless e personalmente questa è la qualità del RAW che io scelgo di salvare, cioè io salvo sempre il RAW compresso lossless, perché secondo me è l'ottimo compromesso tra la qualità del file RAW e la dimensione dello stesso, soprattutto con le macchine moderne che hanno sensori sempre con più megapixel e quindi praticamente i RAW non compressi arrivano a pesare anche intorno ai 100 megabyte ogni file. Numero 3, codifica video e frame rate. Nonostante parliamo sempre di fotografia, in realtà le nostre macchine fotografiche mirrorless sono delle macchine ibride e ormai il lato video è diventato molto importante in questo ambito e quindi da alcuni anni in cui praticamente mi sto anche appassionando e avvicinando al mondo del video, una delle prime cose che vado ad impostare in macchina quando prendo una nuova macchina fotografica è la codifica video, che poi è propedeutica
al tipo di frame rate che voglio selezionare quando giro un video. Negli anni 80 praticamente esistevano queste codifiche PAL e NTSC, e noi praticamente che eravamo in Europa conoscevamo solo il PAL, che era lo standard praticamente europeo. In realtà adesso le cose sono cambiate, perché praticamente molte piattaforme su cui noi giriamo, registriamo dei video e poi fruiamo questi contenuti, in realtà hanno dei frame rate che sono compatibili con lo standard nordamericano, cioè con lo standard NTSC, e quindi praticamente è questo lo standard che io vado a impostare in camera, che mi consente poi di poter girare i video a 24 fps quando praticamente voglio un look cinematico, o girare i video a 30 fps quando devono andare sui social. Standard PAL invece permette di girare video soltanto a 25 e a 50 fps, ma se girate per i social vi consiglio di impostare lo standard NTSC e di girare a 30 fps o anche a 60 fps se poi volete fare dei video con una fluidità estrema, o magari se dopo volete fare un po' di slow motion. Ovviamente potete girare anche a frame rate ancora più alti se la vostra macchina ve lo consente, per fare poi degli slow motion più d'effetto. Numero 4, impostazione autofocus. L'autofocus è diventato ormai la caratteristica più importante in ambito mirrorless. Spesso si cambiano interi corredi da un giorno all'altro proprio per le capacità autofocus di un brand rispetto ad un altro, e quindi è normale che appena prendiamo una nuova macchina fotografica andiamo proprio a settare, a impostare l'autofocus in base alle nostre necessità. La prima cosa che dobbiamo impostare è sicuramente il tipo di autofocus che utilizziamo più spesso, che può essere quindi appunto singolo oppure continuo. Devo dire la verità, da quando ho Sony la macchina è praticamente sempre impostata sull'autofocus continuo. Poi dobbiamo impostare l'area di messa a fuoco che utilizziamo solitamente, quindi che può essere un'area appunto centrale, un'area spot, un'area larga di inseguimento come è presente su Sony, e poi ovviamente a seconda delle situazioni poi ovviamente possiamo cambiare quest'area, però magari di default io imposto quella che so che utilizzo più spesso. Anzi, a dirla tutta, la Sony A7 IV ha anche una funzione molto comoda che si chiama registrazione area di messa a fuoco, che mi permette di registrare un'area di messa a fuoco da richiamare poi con un tasto funzione. In questo modo, con quel tasto funzione, io posso switchare velocemente tra le due aree di messa a fuoco che utilizzo più spesso. Ho fatto un video dedicato alla registrazione area di messa a fuoco, se non l'avete visto vi consiglio di vederlo, perché è una funzione molto comoda, per cui se avete Sony può ritornare molto utile e può velocizzare anche l'operatività. Poi un'altra cosa da impostare sono i settaggi, ad esempio dell'autofocus continuo, no? Bisogna decidere un po' la sensibilità del tracking e dell'autofocus in base alle vostre esigenze. Magari lo potete impostare più reattivo, dinamico, che quindi passa più velocemente da un soggetto all'altro, oppure magari meno dinamico, in maniera tale che una volta agganciato il soggetto che vi interessa lo tiene bloccato anche se ad esempio intervengono altri soggetti nella scena. Per quanto riguarda invece il fuoco manuale, io vado sempre a impostare, ad attivare il focus peaking, quindi questa assistenza che ci danno le macchine mirrorless visiva, che ci permette praticamente, ruotando la ghiera della messa a fuoco, di avere un contorno colorato per le aree che mettiamo a fuoco. Quindi vado ad attivare il peaking e vado a impostare solitamente anche il colore di questo contorno. Quando metto a fuoco il soggetto, solitamente io imposto il rosso, però le macchine fotografiche spesso permettono di scegliere tra diversi colori. Numero 5, tasti funzione personalizzati. Ormai tutte le mirrorless permettono di personalizzare tutti i tasti che hanno, e questa è una grande cosa, perché ci danno un quick access alle impostazioni che utilizziamo più spesso. Ormai si possono personalizzare anche quei tasti che hanno di default già delle funzioni, quindi i classici tasti a F-on, il blocco dell'esposizione, il tasto di registrazione. Prima non era così, invece adesso possiamo cambiare praticamente la funzione assegnata a qualsiasi tasto, e questa è un'ottima cosa, perché in questo modo possiamo praticamente avere a portata di mano tutte le funzioni che utilizziamo più spesso senza dover entrare nei menu. Quindi la personalizzazione dei tasti funzione è una cosa utilissima che vi consiglio. Non lasciate i tasti funzione così come sono impostati, cioè non imparate voi i tasti
tasti che sono già sulla macchina, ma personalizzateli secondo le vostre esigenze perché risparmierete molto molto tempo. Numero 6, impostazioni ISO. La gestione degli ISO è fondamentale per quanto riguarda la luminosità e anche il livello di rumore delle nostre fotografie, quindi è bene comunque andare a impostare alcune cose relativamente agli ISO quando prendiamo una nuova macchina fotografica. Personalmente da quando ho le mirrorless utilizzo molto anche gli ISO automatici perché le moderne macchine hanno anche una capacità di gestire il rumore notevolmente migliorata rispetto alle macchine di qualche anno fa. Quindi la prima cosa che faccio per quanto riguarda gli ISO automatici è andare a impostare il range operativo in cui voglio che la macchina lavori. Oppure un'altra cosa che vado ad impostare è la velocità minima dell'otturatore legata agli ISO automatici, e quindi secondo me questa cosa è da fare all'inizio perché altrimenti magari non sappiamo bene il range che la macchina ha impostato di default e quindi potremmo avere qualche sorpresa quando scattiamo le nostre fotografie con gli ISO automatici. Numero 7, scatto senza obiettivo. Questa può sembrare un'impostazione strana come scatto senza memory card, però mentre lì dobbiamo andare a disabilitare questa impostazione e qui la dobbiamo attivare. Soltanto in questo modo infatti potremo utilizzare le nostre fotocamere, ad esempio con le ottiche vintage, quelle di tanti anni fa, quelle manuali, adattate tramite appositi adattatori meccanici, o anche le ottiche moderne, magari più economiche, che sono appunto manuali e quindi non hanno contatti elettrici. La macchina riconosce tramite i contatti elettrici che è attaccato un particolare obiettivo, ma se attacchiamo un obiettivo manuale, ovviamente non essendoci comunicazione appunto tra la lente e la macchina non ci farà scattare. Quindi dobbiamo abilitare scatta senza obiettivo, perché in questo modo, collegando appunto un'ottica che non comunica con la camera, saremo in grado appunto di scattare delle fotografie ugualmente. Numero 8, copyright. Non so se sia una mia fissazione, però se ci fate caso, nei menu delle macchine fotografiche trovate sempre la voce che si chiama copyright, in cui potete inserire magari il vostro nome e cognome e poi quel dato verrà inserito come copyright, come autore della foto, nei metadati di ogni foto che scatteremo. E a me piace praticamente andare sempre a valorizzare quel campo per inserire appunto il metadato nelle fotografie che vado a fare. Non so quanto sia affidabile questa cosa per evitare che le nostre foto ci vengano rubate o che siano contraffatte, però visto che c'è questa opportunità mi piace sfruttarla, e quindi questa è una delle cose che vado a impostare sempre quando compro una nuova macchina fotografica. Ecco, queste sono le impostazioni che regolo ogni volta che prendo una nuova macchina fotografica. Se anche voi avete delle impostazioni particolari che andate a impostare ogni volta che prendete una nuova macchina fotografica, fatemelo sapere nei commenti. Spero che questo video sia stato utile a chi magari ha bisogno di impostare la propria macchina fotografica, e se vi è piaciuto questo contenuto vi invito come sempre a mettere un like, a iscrivervi al canale, a commentare, e ci vediamo ai prossimi video.